Bentornato, bentornata, bentornati su questo nuovo video, su questa nuova lezione. Spero vivamente che la meditazione per quanto riguardava la morte dell'ego e un po' l'approccio, il prendere confidenza con la morte ti abbia sfagiolato, sconquifferato, smosso dentro, il che vuol dire che è molto buono. Oggi passiamo alla seconda sessione, la sessione dedicata all'amore. Questa parola così inflazionata che vuol dire tutto e niente, su cui ci hanno scritto miriadi di poemi e siamo ancora qui, perché ricordiamoci che questo corso è per riuscire a sentirsi uno in orizzontale, perché la legge del Tantra, una delle leggi del Tantra o una delle definizioni del Tantra è proprio quella di sentirsi uno, e quindi noi, lo ripeto ancora una volta, ci arriviamo attraverso diversi step, diversi moduli che sono passaggi uno a uno, dalla morte all'amore, al vuoto, al miracolo, le miracle. E quindi oggi parliamo dell'amore. Nella società attuale, direi un po' in generale su tutte le latitudini e longitudini, mettiamoci dentro i meridiani paralleli, mi piace scherzare e ironizzare, perché senza l'ironia davvero la vita è piatta, sarebbe piatta, quindi spero che tu non ti offenda. Il sentimento dell'amore, quindi l'amare, è stato messo nel faldone dei bisogni, tra l'altro neanche bisogni primari come mangiare, dormire, comunicare, è stato messo nel faldone, quindi non nella prima scansia, ma in una scansia un po' più secondaria, quindi bisogni secondari, qualcosa che ci porta qualcosa che dobbiamo fare, perché dobbiamo o scaricare o dobbiamo riempire. In realtà, e questo è proprio uno degli insegnamenti principali del Tantra, quello dell'amore non è un bisogno, ma è un istinto, perché spesso con la definizione istinto siamo stati fuorviati. È un istinto, ed è un istinto primario. Noi siamo nati con l'istinto 100% di amare. Spesso succede, questo è un bellissimo paragone, che le persone che hanno paura di morire sono le persone che hanno più paura di amare. E non è un caso, infatti, che siamo partiti nel primo modulo, nel primo passo, stile Hansel e Gretel, mi piace moltissimo questa similitudine di questa fiaba, a parlare, a prendere confidenza col concetto di morte. Non so se hai viaggiato un po', spero per te di sì, non è una gara, ma se non l'hai fatto ti invito a farlo, perché si imparano sempre tantissime cose. Le popolazioni dove si dice che le persone siano più passionali, quindi a letto facendo l'amore sono più passionali, sono in realtà le popolazioni più povere, sono in realtà le popolazioni, come potremmo dire, no? I brasiliani sono rinomati per essere super passionali, e un altro esempio, non ho mai provato il Brasile, ma ho avuto un partner libanese, e quindi non è l'ego che parla, ma per farti un esempio, nella parte medio orientale, quindi il Libano, gli uomini sono molto passionali. Perché? Perché in questi paesi, nel caso del Brasile, dove c'è un divario di popolazione, la forbice veramente ampia, per cui moltissima parte della popolazione vive sotto la soglia di povertà, ovvero vivono nel momento presente, perché hanno messo la vita e la morte sullo stesso ripiano. Questi ripiani qua sullo stesso ripiano sono entrambe importanti. Non è che la vita non ha valore, la vita e la morte hanno valore allo stesso modo, e quindi si spinge sulla vita, cioè si spinge sul pulso tantrico e si è più passionali. Per quanto riguarda il Libano è la stessa cosa, è un paese, non so se conosci la storia, che ha avuto una guerra civile che è durata 15 anni, per cui vita e morte sono sullo stesso, ancora una volta, ripiano, come quelli che vedi qui di fianco a me. Sono entrambi importanti, quindi la passione nell'orizzontale, il vivere la passione in generale della vita è più forte. Quindi spesso chi ha paura di morire
e quindi prendere confidenza con la morte l'abbiamo visto, e se non è stato abbastanza ti invito a rivedere il modulo precedente per non avere più paura di amare, perché amore, vita e morte sono sullo stesso, ancora una volta, ripiano. Tornando al titolo di questo passo, di questa lezione, amore e morte, e tornando alla definizione che ho dato inizialmente di l'amare come un bisogno addirittura secondario, nelle nostre società, in moltissime, le persone spesso si scelgono per comodità. Non è una scelta dettata dal cuore, quindi con l'amore e la morte far morire tutta quella parte di amore che non è reale è un po' lo stesso iter, lo stesso percorso della legge del minoro sforzo. Quindi tutto quello che ha a che fare con le categorie, tutto quello che ha a che fare con ruoli prestabiliti, dove l'uomo si deve comportare in un certo modo nella vita in verticale, nella vita in orizzontale, dove la donna deve solo dare in verticale e ricevere solo in orizzontale, quindi riuscire a tirar via, far morire tutto quello che ha a che fare con delle categorie, tutto quello che ha a che fare con dei ruoli prestabiliti, tutto quello che ha a che fare con la divisione, perché noi dobbiamo arrivare passo dopo passo, sassolino dopo sassolino, a capire perché questa unità è così importante e come arrivare a questa unità, a capire che siamo un uno nella parte della nostra vita quotidiana, e quindi anche quando sarai in orizzontale con il tuo partner diventerai un tutt'uno. Devi riuscire a far morire tutto quello che in amore ha a che fare con la manipolazione, che spesso è stata dettata ed è dettata dalla società, dalla cultura nella quale vivi o sei cresciuto. Come fai a dominare l'animale che è in te, perché è anche in me ed è in tutte, abbiamo una parte veramente animale che è quella più grezza, diciamo. Quando Michelangelo ha iniziato a fare una delle sue bellissime opere, ha iniziato dalla parte grezza, la parte più animale, senza forma, senza anima. E come fai a domare la parte più bestiale di te se non stai dentro al cuore, se non riesci ad aprire il cuore? E quindi è fondamentale imparare ad aprire il cuore. Per quanto riguarda un'altra similitudine, per farti capire ancora meglio, riuscire a far morire tutte quelle parti dell'amore che non sono reali, prova a pensare: quando una persona muore fisicamente, che cosa rimane? Rimane la scintilla divina, rimane l'anima, rimane quel qualcosa che è collegato al sopra, ed è la stessa cosa che deve succedere in questo processo che stiamo facendo insieme, di far morire tutto quello che non è reale fino alla tua scintilla divina. Ci vediamo al prossimo video. Se questo non è stato abbastanza esplicativo, questo video è stato troppo, ti consiglio sempre di riguardarlo, perché sono video comunque veramente molto veloci e spero veramente molto poco noiosi.